cosa viene fuori se metti insieme due tizi qualunque, un'isola bella grossa, una mappa e delle biciclette? Ve lo raccontiamo tra riflessioni di viaggio, sapori prelibati, qualche sana imprecazione e tanti tramonti. Questa storia inizia nella Decathlon di Carini, Palermo. Ritiriamo le bici che si spera ci accompagneranno di buon grado a scoprire insieme un pezzo della costa siciliana. Quanto la stai abbassando? Ma la vorrei abbassare anche di più. Ma se ne parla domani. È già sera e pedaliamo solo dalla zona industriale al centro di Carini. Ed ecco la routine che ci seguirà ogni giorno per tutta la settimana. Crema antisfregamento e crema solare. Bici preparate? Obiettivo Castellammare. Perfetto, siamo ufficialmente partiti. Ci faremo guidare da un tracciato GPS curato dall'editore Terre di Mezzo. 350 km da coprire nell'arco di una settimana. Partenza Carini, destinazione Agrigento. Abbiamo fatto appena 5 km. Vediamo tra qualche oretta che siamo messi. Le bici le abbiamo prenotate online con un mesetto di anticipo. Per Giulia una Riverside, già collaudata l'anno scorso a Trento. Per me una mountain bike Stilus, bestiale, me ne innamoro subito. Ma quando controllo il prezzo capisco che sta già bene lì dov'è, in negozio. Io sinceramente non vedo l'ora di provare sto pane cuzzato di cui parlano tutti. Procede tutto secondo i piani finché non arriviamo a un ponte chiuso prima di Balestrate. Google Maps è confuso e getta la spugna. Fortuna che il signor Matteo ha le idee chiare e ci scorta verso una strada alternativa. Dai! Dicono a Palermo, Ritto! Grazie Matteo, a buon rendere. Mi sento molto appiccicoso e sudaticcio. Siamo riusciti ad arrivare a Balestrato, ora ci aspetta del pane cuzzato, un po' di pesce, un po' di benessere. Esatto, e poi altri 18 km. Degli spaghettoni scogliera. Cioè mi serve un grandangolo per prenderla tutta. L'alimentazione è essenziale per lo sport. Il metabolismo, le calorie, tutta quella roba lì. Con la propulsione del carboidrato facciamo i restanti 18 km e arriviamo a Castellammare del Golfo. Non male per essere la prima tappa, nessun dolore, niente scottature. Le gambe le sento giuste. Ah, ho dimenticato di aggiungere l'integratore di sali minerali nella Camelback, ma per oggi basta così, è tempo di relax. Ok, pronti per la seconda tappa? Vai. Ci lasciamo dietro Castellammare percorrendo una salita precocemente ripida per le gambe ancora fredde. Un ignaro preludio della sciagura che incombeva di lì a poco. Adesso male che vada, abbiamo il pranzo per più tardi. Autonomi e indipendenti. Stando alla guida, la tappa di oggi doveva essere Trapani, ma noi vogliamo fermarci prima a San Vito Lo Capo. E abbiamo fatto un errore. Un grosso errore. Dritto. Sulla sinistra. Nel fare i compiti da casa abbiamo puntato un sentiero che costeggia la riserva dello Zingaro, che non può essere attraversata in bici, quindi la costa è fuori gioco. Bisogna spostarsi un po' verso l'entroterra. Ma capiamo solo ora che si traduce nel dover salire fino a 600 metri per un sentierino che si fa sempre più incazzato. Salita più forte con sassi, più forte più sassi più stretta. Mettici anche il sole che fa il barbecue con il tuo cervello. Si verificano attimi di puro delirio. Senti come echeggiano le bestemmie su queste pareti. Ma fa culo! No. Saliamo, anzi no, scendiamo, dritti verso l'inferno. Perché errare è umano,
ma perseverare è diabolico. Come mai sei stanca? Porco! di merda, porco! Mamma mia! Mamma mia! Il miracolo dell'asfalto redentore risveglia il Papa Wojtyla assopito in noi. Mai più. Mai più. Raga, Non fate come noi. No. Seguite la guida. Non si può andare a San Vito lo Capo senza passare da Custonaci. Sulla provinciale abbandonata, una fuga a gambe levate. Cioè, guardate che bello dentro. Pausa pranzo a Castelluzzo. Meritatissimo. È un po' vissuto anche questo. Ma si vede che c'è tanto amore. E anche tanto olio. Non è pensato. Punzato. Castelluzzo cara, non sei mai stata bella per nessuno quanto per noi adesso. 24 km, 6 ore, 1200 calorie attive, battito massimo 177. L'abbiamo fatta franca solo per la provvidenza di San Vito. Santissimo Vito. Ma quanto siamo felici di vedere queste cartelle. E quanto saremo felici di vedere la doccia tra poco. Pensate a quello che abbiamo fatto noi e fate l'opposto. Se volete arrivare a San Vito, bisogna passare per Custonaci. La centrale elettrica. Da ora, seguire pedissequamente la guida diventa il nostro mantra. L'adrenalina è sfumata, i funesti presagi delle ore prima appaiono già distanti. Adesso ci riposeremo cambiando un po' sport. Ne abbiamo abbastanza di queste due ruote. Dopo il picco di 600 metri di ieri, la tappa di oggi parte da sotto il livello del mare. A guidarci in questa immersione sarà Roberto del Diving Center Under 100. 70 euro a testa, attrezzatura inclusa. Toglie il fondello e infila la muta. Scendiamo in profondità, ingombranti e sgraziati, con addosso 20 kg di strumenti, un maldestro tentativo di assomigliare alle creature marine che ci nuotano intorno. Dobbiamo sembrare ridicoli ai pesci che si avvicinano agili e curiosi. Non si capisce quale delle due specie stia realmente osservando l'altra. Era passato più di un anno dall'ultima immersione, ma direi che... Siamo stati bravi, eh? Bravi, una parola grossa. I rifornimenti fatti, sono le 12:38 e stiamo per partire. Le nuvole ci fanno scudo dal sole infuocato. Un po' meno contenti saranno quelli al mare che hanno già pagato per l'ombrellone. Dai che abbiamo preso il ritmo. La gomma dei copertoni gracchia sull'asfalto. Il manto della strada scorre veloce sotto i pedali. Avvertiamo di essere entrati in sintonia con i nostri mezzi, ormai diventati naturale estensione dei nostri corpi. Un unico intreccio di cavi e tendini, di carne e metallo. Ci sentiamo talmente in controllo che diamo persino indicazioni a dei ragazzi del posto. Un po' come sentirsi esperti di bricolage dopo aver montato la libreria di Ikea. Siamo vicino alle grotte Mangiapane. Il meteo ci sta graziando. Sta andando tutto molto bene. Sarà forse perché stiamo seguendo la guida?
A proposito, il titolo della guida è Il periplo della Sicilia in bicicletta e descrive l'itinerario cicloturistico che percorre l'intera costa dell'isola, anche se per limiti di tempo noi ne attraversiamo solo una porzione, che ha il nome di Via dei Tramonti, chiamata così perché è la parte che guarda più a ovest, da cui, appunto, si ammirano i tramonti più belli. Il tracciato GPS l'abbiamo scaricato dal QR code, poi l'abbiamo importato su Komoot per farci da navigatore. Arriviamo a Trapani alle 18. L'albergatore scherzoso dice: «Oh, era ora! E cavolo, un'immersione, 50 km di bici, che diamine!» Gli rispondo che si è giocato la mancia. La fatica ha liberato la mente dal superfluo. Restano solo due pensieri: doccia, cibo. Appena ci sediamo al ristorante, i nuvoloni abbandonano la zavorra d'acqua trattenuta finora e noi ringraziamo il loro magnanimo tempismo. Oggi tappa lunga, 75 km, colazione presto e gambe in spalla. Procediamo di buona lena a una media di 15 km all'ora. La Sicilia sta rispondendo egregiamente alla formula del viaggio itinerante e guadagnando un metro alla volta mi sembra quasi di riuscire a visualizzare la mappa che si compone nella mia testa un pezzo alla volta. Lungo il tragitto incontriamo le saline, caratteristiche di questa zona. Microrganismi di vario tipo prosperano nelle vasche concentrate di sale e i fenicotteri arrivano a banchettare. Penso a tutte le persone che inconsapevolmente stanno partecipando a questo racconto e lo arricchiscono con una battuta, un'informazione, un cenno di incoraggiamento. Buongiorno! Grazie! Buongiorno! Buongiorno! Primi 44 km fatti, siamo arrivati al centro di Marsala. Giusti per pausa pranzo. Ci fermiamo alla pescheria di Daniele e Katia che fa street food. Acqua per favore. Anzi, una birrina. Il DJ si lascia ispirare dalla mia maglietta e ci dedica un brano di Lucio Dalla. Grazie signora! Cosa ci ha portato di buono? Avevo la bocca troppo piena di polpo e patate perché potesse distinguere la nota meridionale nel mio accento bolognese. Però a lui la mancia l'abbiamo data. Riaccendiamo il tassametro. Appena 2 ore per Mazara. Già, sta andando tutto a gonfie vele. Direi che sta procedendo tutto perfettamente secondo i piani. È vero che non si dice, però è la verità. Rieccoci qui. Quando si suol dire non bisogna parlare troppo in fretta. Ecco. Più o meno contemporaneamente a Giulia muore la batteria e a me esplode una ruota. Ma la nostra risposta è lucida e pragmatica. Io uso un gonfia e ripara di Decathlon. Giulia dà fondo alle ultime energie del calamaro alla griglia e ci va giù di muscolo. Gli ostacoli lungo la via sono inevitabili. Ciò che conta è lo spirito con cui li si affronta. Ma certo è più facile riconoscerlo quando la tempesta è passata e senza lasciare cicatrici. Un anziano per strada ci saluta. Ha solo 3 denti in basso, perfettamente complementari agli altri 3 che mancano in alto. Vuole farci vedere casa sua. Ma che posto è? Rimbalza tutte le domande come un muro di gomma. Mi guarda come se parlassi straniero. Forse si è perso qualche rotella in giro. Forse ci vuole insegnare che persino i denti non sono necessari per fare un sorriso. Oggi la guida ci farebbe fermare a Selinunte, ma noi ci spingiamo fino a Portopalo. Voglio comunque sottolineare che non stiamo di nuovo cambiando il percorso, ma solo anticipando un pezzo della strada di domani.
quindi l'obiettivo passa da 40 a 60 km. Manu dice che è finito sto pezzo e io finché non vedo non credo. Vediamo se riusciamo. No, porco. Buongiorno. Ciao. Mentre prepariamo le bici prima di partire, un signore in albergo parla con la moglie ma tiene gli occhi puntati su di me. Le spiega che le bici elettriche sono come delle piccole macchine. Chissà poi perché macchine e non motorini. Temo sia all'inizio di un discorso molto lungo, allora gli dico che ha proprio ragione. Eppure continuo a rimuginare sul potere di una domanda, sulla conoscenza a cui rinunciamo quando piuttosto che chiedere preferiamo fornire risposte non richieste su temi ignoti. Arriviamo a destinazione in totale scioltezza e ci regaliamo anche il nostro primo giorno di mare. Insomma, come fa la gente normale quando va in vacanza. Coltiva il dubbio con amore perché esso è la radice della saggezza. Anche oggi piccola variazione rispetto alla guida. Non ci fermiamo a Sciacca, ma allunghiamo fino a Ribera. Queste manovre riorganizzative servono solo ad abbreviare la tappa finale per Agrigento, che sarebbe di 70 km, ma così facendo sarà ridotta a 50. La ciclabile che percorriamo nasce dalla riqualificazione di una linea ferroviaria dismessa. E certi punti sono venuti meglio di altri. Credo che il mio fondoschiena mi stia prendendo per i fondelli. Il suo stato di salute oscilla tra il discreto e l'ammasso di macerie dolorante. Lego al sellino una maglietta usata, un disperato tentativo di mitigare l'insopportabile sensazione di star sedendo sui cocci di vetro. Ma non posso dire che abbia funzionato. Oggi siamo soli in tutto il bed and breakfast, quindi è tutto nostro. Questa è la nostra cucina, dove la nostra cuoca ci prepara dei panini con degli ottimi ingredienti acquistati freschi, chilometro zero, alla Lidl. E questa è la nostra sala da pranzo. Ultima tappa. Oggi si va ad Agrigento. Agrigento è lì, a 50 km, è vicina, ma non avverto quella sensazione di quando hai quasi raggiunto il traguardo. Sarà che forse non lo è mai stato. L'unico scopo di questo viaggio è sempre stato il viaggio stesso. Agrigento è solo dove finirà. Ogni tanto attraversiamo lunghi campi inceneriti dalle fiamme. Le palme arrostite gettano fuori foglie nuove, che per contrasto paiono verdi il doppio. Il segnale di madre natura che rassetta con pazienza i casini che lasciamo in giro. Il portavile. Le lucertole si abbronzano con la testa protesa al sole. Trasalgono quando ci sentono arrivare. Noi facciamo zig-zag per schivarle, ma il loro gioco pare funzionare al contrario. Nessun ferito comunque. Quando qualcuno chiede dove andiamo, da dove veniamo, scorgo le immagini del nostro racconto che si proiettano un po' sbiadite sul fondo dei suoi occhi. Quando ci congediamo, le immagini restano ancora lì, come se i nostri ricordi si fossero duplicati nella memoria di qualcun altro. Ho sonno già adesso, sono le 5 di pomeriggio. Abbiamo prenotato l'ingresso alle 21 per la Valle dei Templi. L'autobus che prendiamo avanti la stazione ci lascia giusto all'entrata. Anche a Selinunte c'è un altro parco archeologico, ma a noi bastava visitarne uno. Dalla stazione di Agrigento prendiamo il regionale per Palermo Aeroporto. Poi facciamo il cambio per Carini. Sono 3 ore in tutto. Il supplemento per la bici è gratuito. Da Carini pedaliamo fino alla Decathlon dove salutiamo le bici. Poi camminiamo fino alla fermata di Torre Ciachea e siamo di nuovo in aeroporto. In alternativa il taxi dall'aeroporto verso Carini o verso Palermo costa 50 euro fissi, quindi valutate bene.
Direi che ci siamo detti tutto. Come al solito, grazie della compagnia e ci vediamo alle prossime ferie.